Ma la Serie A è davvero competitiva ed attraente? Allora, questa è una domanda che ciclicamente, diciamo, viene chiesta, ci chiediamo anche, no? Molto spesso, sia noi addetti ai lavori, opinionisti, anche gli stessi tifosi, ma anche i media. Soprattutto questa domanda, tra l'altro, viene posta nel momento delle competizioni europee. E questo è come dire, un errore, secondo me, di base che c'è già, perché non sono le competizioni europee solamente che vanno a stabilire se un campionato è competitivo o meno, ma secondo me, e lo vedremo poi insieme, ci sono tanti fattori da considerare e tra l'altro non vengono, tra l'altro, secondo me, attualmente molto presi in considerazione, almeno per quanto riguarda l'Italia. In altri campionati sì, e li vedremo insieme per l'appunto, quindi restate incollati, come dire, al video, lasciate sempre like, vi ringrazio sempre per essere presenti, mi scuso per questa faccia oggi, per la voce magari che è un po' nasale, perché anch'io non sono immune ai malanni di stagione, ho preso un bel raffreddore, però ci addentriamo in questo fine settimana. Oggi è venerdì, ci saranno, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista calcistico, ci saranno partite interessanti, ma non è la sede per parlarne, poi ne parleremo. E niente, quindi addentriamoci per l'appunto in questo argomento molto interessante. Volevo fare un po' un raffronto dal punto di vista proprio della situazione della classifica, quasi a parità di partita, ormai siamo quasi alla fine, diciamo nell'ultima parte, no, delle competizioni nazionali, quindi possiamo fare un po' un raffronto tra quella che è la situazione e già partire da un discorso, cioè, ovvero parlare un po' di quella che è la competitività dei singoli campionati e capire un po' se effettivamente ha senso questo discorso o meno. Io credo di no, ma lo vedremo insieme. Cominciamo da quella che è dal punto di vista anche statistico, dei dati, insomma la Lega con meno, diciamo, un po' più debole rispetto alle altre, le 5 principali, no? Perché prenderemo in considerazione per l'appunto le 5 leghe principali europee, quindi il campionato francese, il campionato inglese, spagnolo, tedesco e italiano per l'appunto. Cominciamo un po' dalla Ligue 1, adesso apparirà la classifica per l'appunto della Ligue 1 adesso, proprio live, se così possiamo dire, prima di questa giornata. E allora possiamo vedere che il Paris Saint-Germain è primo, cosa che ormai siamo abituati a vedere da tanto tempo, con un ampio distacco rispetto all'OM, all'Olympique Marsiglia, e ancora di più chiaramente poi rispetto alle inseguitrici, quindi terza e quarta. E quindi un campionato che praticamente già a livello di competizione di per sé e di attrattività, se così possiamo dire, ci offre poco. È chiaro che c'è sempre questa bagarre per quanto riguarda le competizioni europee, terzo, quarto posto, perché comunque la Francia ha meno posti rispetto alle altre principali leghe europee, però se parliamo proprio dal punto di vista del titolo, alla fine del campione finale della competizione, è chiaro che non c'è un interesse vero e proprio, perché il Paris Saint-Germain è già avanti comunque di molto, come succede anche ormai da tanto tempo. Tra l'altro, piccola parentesi, il Paris Saint-Germain aveva iniziato, quando Al-Khelaifi arrivò, a spendere miliardi su miliardi comunque per comprare giocatori, allenatori. Secondo me è un po' una campagna per portare semplicemente stelle che poi, come abbiamo visto, hanno un po' anche distrutto lo spogliatoio del Paris Saint-Germain negli anni. E volevo dare credito sempre a Luis Enrique da questo punto di vista, perché secondo me con lui poi ha anche iniziato un po' questa filosofia, questo cambio di mentalità, che ha portato a creare un gruppo adesso non privo chiaramente di stelle, perché le stelle, è chiaro che i campioni ci sono sempre nelle squadre, però un campione non solo si deve mettere, non solo la squadra si deve mettere al servizio del campione, ma deve essere anche il campione a mettersi al servizio della squadra, altrimenti poi si creerebbe un ambiente tossico, come abbiamo visto poi in precedenza chiaramente. Però va bene, mettiamo da parte questo discorso. Ora il PSG gioca un gioco corale, insomma, ma questa è una cosa che potremo analizzare magari poi in futuro. Quindi già analizzando questo campionato possiamo capire che, insomma, per quanto riguarda l'attrattività, la competizione, c'è poco da questo punto di vista. Come se non bastasse, se passiamo poi alla Bundesliga, per esempio, adesso apparirà anche la classifica della Bundesliga, anche qui, questo è un po' comunque una costante da anni, anche se l'anno scorso il Leverkusen ha vinto il campionato, però non c'è mai stata una lotta vera e propria per il titolo. E anche quest'anno, no? il Bayern Monaco in questo caso già ha 8 punti di vantaggio, e se vediamo ancora di più la distanza tra la seconda e la terza è siderale, cioè tra il Leverkusen e l'Eintracht Francoforte già sono 11 punti di distacco.
c'è sempre questa bagarre per quanto riguarda le competizioni, la lotta, no, per entrare nelle competizioni europee, però è chiaro che dal punto di vista proprio di attrazione di per sé non offre granché. E anche a livello competitivo probabilmente, perché comunque ci sono sempre delle squadre che poi hanno, come dire, una certa distanza a livello di gap tecnico vero e proprio, che è elevata, no? Rispetto anche alle altre, a quelle che sono poi le squadre di testa. Quindi anche qui, ripeto, poi la Bundesliga perché diventa competitiva nelle competizioni europee? Per altri fattori che poi andremo a vedere alla fine del video, così come anche altre leghe, e capiremo secondo me qual è il reale motivo dietro questo discorso, cioè perché non bisogna guardare effettivamente a quello che è il campionato. Andiamo a vedere poi adesso invece la Liga spagnola. La Liga spagnola qui invece ci offre quest'anno quantomeno, ma anche negli anni precedenti, una situazione differente, perché come vedete intanto ci sono 3 squadre che sono pienamente in lotta per il titolo, che sono Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid. C'è anche una lotta per quanto riguarda il quarto posto, il cosiddetto posto Champions, potrebbe diventare addirittura quinto posto quest'anno per le squadre spagnole, perché stanno, ai noi per quanto riguarda l'Italia, stanno performando meglio nelle competizioni europee, quindi è possibile, la Spagna ha superato l'Italia nel ranking, quindi è possibile che la Spagna con molta probabilità prenda la quinta squadra in Champions quest'anno. E però, come vedete, qui abbiamo una competizione completamente differente, è molto più attraente, è molto più competitiva per l'appunto. Questo significa che il campionato chiaramente offrirà più emozioni, sarà molto più attraente, molto più, anche attirerà più persone dal punto di vista internazionale, e va bene. Quindi questo è un esempio di quello che effettivamente le persone vorrebbero, se così possiamo dire. Poi andiamo al famoso campionato inglese, quindi alla Premier League, che tutti noi prendiamo come esempio. Questo è il quadro ad oggi della Premier League, dove abbiamo il Liverpool, straprimo, leader chiaramente della classifica, con 13 punti di vantaggio sull'Arsenal, che a sua volta ha già 6 punti di vantaggio sul Nottingham Forest, e poi va bene, viene il Manchester City, il Chelsea, tutta questa, di nuovo, questa lotta per entrare nelle competizioni europee, che rende sicuramente interessante, ma dal punto di vista della competizione e del fatto di essere effettivamente attraente per il pubblico, almeno quest'anno la Premier League non ci sta dando questo tipo di emozioni, perché il Liverpool ha di fatto ammazzato il campionato. Ciò, ripeto, non significa che poi a livello europeo non si possa essere competitivi. Anzi, tutto l'opposto poi per come vediamo, no? Anche dal rendimento delle squadre inglesi. Per finire, arriviamo alla Serie A. Perché? La Serie A, io leggo tanti commenti, no, per quanto riguarda la Serie A, anche per una sorta di esterofilia. E io per carità sono d'accordo, nel senso che anch'io vivo all'estero. Per esempio io vivo all'estero, chiaramente, noto molte differenze rispetto all'Italia, ci sono molti aspetti migliori rispetto all'Italia, sotto molti punti di vista, se così possiamo dire, però quando poi vanno dette le cose in maniera corretta, non dobbiamo tirarci indietro dal farlo, perché se oggi andiamo a vedere questa lotta a 4 squadre che non esiste tra i primi 5 campionati europei, solamente nel campionato italiano, questo rende il campionato italiano, secondo me, competitivo, attraente. Poi è chiaro che nelle stagioni passate abbiamo assistito a un dominio del Napoli prima, dell'Inter poi, però nelle stagioni precedenti abbiamo avuto anche una lotta, se abbiamo visto anche tra Milan ed Inter, per esempio, per lo scudetto. Questo significa che il campionato, secondo me, è attraente, è competitivo, perché se le grandi squadre, nonostante le loro rose chiaramente superiori alle squadre medie-basse, riescono a perdere punti anche contro queste squadre, significa che c'è un alto livello di competitività, differentemente dagli altri campionati, dove effettivamente c'è una differenza tecnica probabilmente più marcata, probabilmente anche dal punto di vista tecnico, forse alcune squadre sono davvero davvero forti, però è anche vero che se un campionato effettivamente è competitivo, è allenante, e quindi poi ci consente di andare a performare bene anche nelle competizioni europee.
In realtà poi, se andiamo a guardare un po' a quello che è stato il cammino delle squadre italiane negli ultimi anni, possiamo dire forse negli ultimi 5 anni, non è stato malvagio. Abbiamo avuto diverse finali di Europa League, prima con l'Inter, poi per carità molte sono state perse, altre sono state vinte. Abbiamo avuto l'Inter in finale di Europa League, la Roma, scusate se dimentico qualcosa, ma la Roma che ha vinto la Conference League, la Fiorentina che è arrivata diverse volte in finale di Conference League, mi pare 2 volte. Poi abbiamo avuto l'Inter in finale di Champions League. Questo non è una roba da poco, questo è, anzi, va a dimostrare che effettivamente siamo anche competitivi da quel punto di vista. Tant'è che poi siamo arrivati ad avere 5 squadre in Champions League l'anno scorso. Quindi secondo me non è tanto l'essere competitivi dal punto di vista tecnico, tattico, è una cosa completamente diversa, ma è l'essere competitivi dal punto di vista dello sport business, proprio perché? E adesso ci addentriamo un attimo in quelle che poi sono le mie considerazioni dal punto di vista professionale proprio, no? Dove effettivamente bisogna andare a guardare un po', no? Il problema. C'è un problema di business. Se andiamo a fare un raffronto tra il campionato italiano e le altre 4 leghe, il campionato italiano, la Serie A, solamente di recente ha adottato diverse tattiche per far sviluppare e per rendere attraente il campionato. Faccio un esempio, perché io comunque mi sono formato in ambito Liga, quindi sono stato alla Liga, ho frequentato addirittura la Liga Business School, e quello che vi posso dire, la Liga ha un tipo di mindset che è molto orientato al business, alla vendita del prodotto, all'arricchimento del prodotto e soprattutto allo sviluppo del prodotto in paesi internazionali, tant'è che la Liga ha moltissime sedi internazionali, cerca di per l'appunto spingere il prodotto Liga in tante nazioni, e infatti c'è un interesse dal punto di vista globale verso la Liga che è molto molto spiccato. La stessa cosa fa la Premier League. La Premier League ha aperto molte sedi anch'esse internazionali, ed è il motivo per cui è un campionato che risulta molto attraente anche al pubblico, no? Internazionale. Molte attività vengono fatte anche a livello internazionale, vengono presi per esempio in considerazione i profili di giocatori internazionali, star, no, delle squadre, o anche giocatori magari meno conosciuti, ma sempre star nel loro ambiente, no, nelle medio-basse squadre, nelle medio-piccole squadre, scusate il termine, e vengono pubblicizzati per l'appunto all'estero in modo da, come dire, dare un booster alla Lega stessa, ma anche alle squadre, quindi è una lega che sono leghe, quella inglese e quella spagnola, ma anche la Bundesliga in realtà, che cercano di spingere non solo il prodotto di per sé, cioè non solo il campionato di per sé, ma anche le squadre all'interno del campionato. E questa è una cosa che fa la differenza, perché la Serie A solamente di recente, per esempio, ha aperto un ufficio a New York, quindi in America. Se non sbaglio ha 1 o 2 sedi internazionali che diciamo vanno totalmente all'opposto rispetto a quelle delle altre leghe con cui si sta competendo, no, al momento. Chiaramente la Lega tedesca, la Lega spagnola e la Lega inglese. Quindi già qui c'è un problema di base, cioè è proprio la spinta del prodotto, quanto il prodotto viene effettivamente spinto dalla nazione, non solo il prodotto ma anche le squadre poi. E poi abbiamo, secondo me, un altro argomento interessante che è proprio lo sviluppo dei giovani, il lancio dei giovani. Se da un lato il discorso delle squadre B, che adesso sta sorgendo in Italia molto lentamente, già avevano iniziato da questo punto di vista la Juventus, adesso il Milan, adesso arriverà l'Inter il prossimo anno, però è una cosa che va molto a rilento. Se andiamo a fare un paragone con le altre squadre, con le altre nazioni, in Spagna è una cosa che vediamo da tantissimo tempo, tant'è che grandi campioni anche per esempio del Real Madrid sono passati dal Real Madrid Castiglia, che compete nelle divisioni inferiori del campionato spagnolo, e questo vale anche per il Barcellona, per l'Atletico Madrid. Quindi per non parlare chiaramente delle squadre inglesi e le squadre tedesche, quindi anche qui, come vedete, c'è un problema. Anche se poi, se così possiamo dire, non è detto che le squadre B siano sempre una soluzione, perché per come effettivamente viene normato anche lo sport in Italia, non vediamo un grande supporto dal punto di vista proprio statale, governativo, alla materia sport.
chiaramente poi noi per ora parliamo di calcio, ma esistono altri problemi anche in altri settori sportivi e non possiamo affrontare mai questo argomento in maniera, come dire, seria, perché se andiamo a vedere le norme in Spagna, in Inghilterra, in Germania, è chiaro che sono più friendly dal punto di vista, come dire, di gestione delle società, e quindi le società si trovano poi a poter gestire le squadre in maniera più sostenibile, in maniera più, come dire, giusta da un certo punto di vista, no? Proprio della gestione di per sé delle situazioni e delle dinamiche, mentre noi assistiamo molto spesso in Italia alle squadre anche di punta, quindi Juventus, Inter, Milan, che vanno a fare cassa proprio con i giovani, perché purtroppo si trovano costretti a fare questo tipo di ragionamento, non possono lanciare un giovane per più anni, perché purtroppo dal punto di vista economico noi restiamo indietro rispetto ad altre chiaramente leghe, proprio per questo motivo, perché non c'è un'organizzazione sostenibile alle spalle. Le stesse squadre non possono organizzarsi, comunque è molto più difficile per quanto riguarda il sistema italiano organizzarsi in autofinanziamenti, per esempio come fa il Bayern Monaco, e sono completamente delle realtà differenti, ma questo anche perché, collegandovi poi all'ultimo problema, a mio parere, viene dalla effettiva divisione di quelle che sono le altre risorse dei guadagni, no? delle squadre. Soprattutto c'è un grosso problema in Italia per quanto riguarda i diritti TV, e questa sarà una materia che io affronterò poi con un argomento specifico, un video specifico, perché è molto interessante e effettivamente va a demarcare una vera e propria differenza tra la Serie A e le leghe principali, quindi parliamo di Liga e campionato inglese, anche la Bundesliga stessa. In quel caso io probabilmente farò un raffronto tra Spagna, Inghilterra e Italia, perché proprio lì andremo a vedere che c'è un grosso problema di distribuzione delle risorse. Quindi anche il discorso poi dei diritti TV è collegato alla internazionalizzazione del prodotto, quindi anche qui già partiamo indietro, no? Per quello che avete capito, l'Italia da questo punto di vista, la Serie A è un argomento che sta intraprendendo adesso, quando altre società sono avanti di 10-15 anni, e capiremo un po' poi quale sarà effettivamente il problema. Quindi adesso vi riassumo, secondo me, dove sono i problemi e cosa bisognerebbe fare. Quindi abbiamo un problema dal punto di vista organizzazionale, scusate, è un problema business vero e proprio, di organizzazione. Abbiamo un problema di sviluppo giovani, quindi di squadre B, se effettivamente sono la soluzione. Poi abbiamo delle norme dal punto di vista proprio delle norme, no, a sostegno delle squadre, lo sport in generale, secondo me ancora un po' obsolete, e poi effettivamente quelle che sono le risorse, soprattutto i diritti TV, quindi risorse di guadagno per le squadre, che sono secondo me ancora una volta distribuite con se così possiamo dire, delle tecniche obsolete, ok? Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, spero che possiate trovare degli spunti da questa situazione, poi ci rivedremo più avanti, vediamo forse nella pausa per le nazionali con questo video sui diritti TV che io trovo molto molto interessante, un argomento molto molto interessante, e quindi vediamo un po'. Vi ringrazio sempre per avermi seguito, un video un po' più lungo rispetto al solito, però penso che sia una materia molto interessante. Per favore fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo presto. Mi raccomando, buon fine settimana, grazie, ciao.